Ciao, buongiorno, benvenuto in questo video. Oggi voglio parlarti di un microfono dinamico che può essere utile soprattutto per registrare la voce, quindi per fare podcast. Io mi occupo di podcast, quindi non so dirti se questo microfono va bene anche per il cantato, probabilmente sì, però ci fermiamo qui a parlare di podcast. Il microfono in questione è questo, un Behringer XM8005 Ultra Voice. Eccolo. È un microfono interessante, te lo consiglio perché innanzitutto costa molto poco. L'avrò pagato intorno ai 18 euro, 19 euro su Amazon. Il microfono costa pochissimo e per le performance che ha è assolutamente consigliato. È un microfono dinamico, che vuol dire? Vuol dire che non ha tutte quelle caratteristiche positive dei microfoni a condensatore, quindi la risposta in frequenza, la sensibilità, eccetera, eccetera, ma anche dei lati positivi rispetto ai microfoni a condensatore, cioè che raccoglie meno rumore proveniente dall'esterno. Quindi in alcuni casi, soprattutto ambienti non trattati, può essere davvero molto utile. Ma non perdiamo altro tempo, andiamolo a provare. Eccoci dunque, questo è il microfono, il nostro Ultra Voice XM8005 della Behringer. Benissimo, proviamo ad aprire la confezione. Allora, togliamo questo, che non ci serve. Benissimo, la confezione è una confezione di plastica abbastanza resistente, chiusa da un gancetto che apriamo e vediamo che cosa c'è dentro. Ok, l'apriamo e vediamo che cosa c'è. Allora, c'è questo per poter attaccare il nostro microfono a un qualsiasi braccio o un'asta, e dentro c'è un adattatore che si è appositamente svitato. Io di solito uso una monetina in modo da adattarlo in base alla grandezza della dimensione del gancio dell'asta. Ok. Dopodiché c'è questo che ci racconta un po' la frequenza del nostro microfono. E Behringer ci dice: grazie per aver scelto Behringer, hai acquistato un eccellente microfono, meno male, sia per live che per studio, eccetera, eccetera, eccetera. Ok? Bene, meno male, ci hanno detto che abbiamo acquistato un eccellente microfono, sono contento. Questo è il microfono, la confezione è in spugna, molto molto carina. Questo è il microfono, che ha anche un bel peso, sembra tutto in ferro. Questi sono i connettori che dicono essere dorati, quindi per trasmettere una migliore qualità audio, con meno interferenze in teoria. Allora, ti dicevo, il microfono è molto pesante, quindi non dà assolutamente l'idea di essere un microfono giocattoloso. Proviamo ad aprirlo, vediamo dentro che cosa c'è. Ok, ci sono dei cavi, insomma, cosa potevamo aspettarci? Ok, e proviamo a svitare anche quest'altra parte dove c'è la capsula. Ok. Ci sono indicazioni sulla capsula, unidirezionale, low impedance, 2004. Ok. Allora, questo è il microfono. Allora, la prima impressione è che sia un microfono davvero ben fatto, esteticamente è meraviglioso, vabbè, la stessa linea dell'SM58, quella linea lì, è molto pesante, quindi questa è la prima cosa che mi sento di dirti. Al tatto è molto pesante, non è sicuramente un giocattolo, è ben costruito e non ci resta che provarlo. Bene. Ora proviamo il microfono, il Behringer XM8005. In questo momento lo stai ascoltando con un suono pulito. Sta entrando direttamente nella mia scheda audio. Quale scheda audio? Una Evo 8 della Audient o Audient. Vabbè. Dicevo, quindi sta entrando pulito all'interno della mia scheda audio. Ovviamente, essendo un microfono dinamico, devo parlare abbastanza vicino, diversamente da un microfono a condensatore dove ci può essere una distanza orientativamente che può essere questa. Invece qui devo parlare vicino. Questo microfono, essendo un microfono dinamico, ha un vantaggio. Quello di, essendo cardioide, ha un vantaggio, cioè quello di prendere soltanto ciò che arriva davanti. Ok, cardioide perché c'è qui davanti c'è una forma a cuore dove questo microfono assorbe solo i suoni, solo quello che c'è appunto dentro questa zona, rigettando tutto quello che c'è all'esterno, di lato e dietro. Bene,
un microfono a condensatore invece avrebbe una sensibilità molto maggiore e prenderebbe di tutto. Siamo all'interno del mio gabbiotto che è fatto di materiale fonoassorbente, motivo per il quale stai sentendo un suono abbastanza pulito, quindi non stai sentendo un suono sporco dall'eco come quello che avresti potuto sentire se avessi registrato nell'altra parte dello studio. Siamo dentro il mio gabbiotto in modo da avere appunto una visione quanto più chiara possibile del suono. Benissimo, adesso provo ad attivare un DBX286S, che è quello che utilizzo io per fare podcast, sul microfono. Vediamo che cosa succede. Ok. In questo momento, abbassiamo un po' il volume, allora in questo momento ho attivato il DBX286S sul microfono, quindi c'è un compressore, c'è un equalizzatore, c'è un noise gate e quant'altro. Il suono sicuramente sarà migliore, ok? Mi fa piacere che tu senta questo microfono sia pulito, come te l'ho fatto sentire prima, sia adesso con una catena che può essere quella che puoi utilizzare tu tranquillamente, può essere sia una catena, un outboard esterno, quindi un hardware esterno, o plugin. Magari non hai un DBX286S, ma hai dei plugin che comunque un compressore, un equalizzatore, un noise gate, insomma quello che ti pare per ottenere un suono pulito. Che dire? 20 euro di microfono, 18 euro, 16 euro in offerta, l'ho visto, io l'ho comprato mi pare 18,50 euro, qualcosa del genere. Che dire? Davanti a un prezzo del genere io lo prenderei questo microfono. Lo prenderei perché, come puoi sentire, è un microfono che suona bene. Ha un leggero boost nelle frequenze medio-alte. Questo per rendere la voce più comprensibile, per renderla un po' più pulita. Sinceramente suona bene. Per 20 euro suona veramente bene. Quindi io non ci penserei troppo. E se hai bisogno di questo tipo di microfono, io ti consiglio di acquistarlo. Quindi alla fine questo microfono te lo consiglio meno. Considerando che costa meno di 20 euro, 18 euro se non sbaglio l'ho pagato, io direi assolutamente sì. A chi lo consiglio? Lo consiglio a chi sta iniziando, a chi vuole iniziare a fare podcast e cerca un microfono senza spendere un capitale, anzi spendendo veramente pochissimo, cerca un microfono che tutto sommato gli permetta di iniziare a fare registrazioni. Te lo consiglio se stai nel frattempo mettendo da parte i soldi per comprarti il famosissimo Shure che costa 400 euro, questo costa 20 euro, per cui puoi iniziare a prendere questo e nel frattempo metti da parte i soldi per comprare il microfono dinamico, appunto lo Shure. Se hai un ambiente rumoroso, magari dalla finestra si sentono rumori di auto, moto o persone che passano, se hai dei vicini rumorosi, se nella stanza a fianco del tuo appartamento comunque ci sono dei bambini, ci sono altre persone, rumore di televisore eccetera, questo tipo di microfono allontana dalla registrazione questi suoni, per cui hai la certezza che questi suoni non entrino in maniera così prepotente come con un microfono dinamico. Quindi in realtà ci sono tanti motivi per comprare questo microfono e soprattutto per il prezzo, perché questo microfono che costa 20 euro vale sicuramente molto di più di questi 20 euro, quindi ti consiglio di prenderlo. Io ce l'ho, non ho mai fatto nessuna registrazione con questo microfono, registrazione professionale intendo, ce l'ho nel mobile insieme ad altri microfoni e lo tengo lì per emergenza, perché so che è un microfono robusto, un microfono solido, un microfono di quelli che ti dura per tutta la vita nonostante costi soltanto 18 euro, per cui ce l'ho lì, magari un giorno potrebbe servirmi. Eccoci, spero che questa recensione del Behringer XM8005 Ultra Voice ti sia stata utile e come al solito io ti metto in descrizione il link per poterlo acquistare e ti ricordo, laddove questo video ti fosse piaciuto, laddove i miei contenuti ti risultano utili e interessanti, di iscriverti al mio canale, di cliccare sulla campanella in modo da essere sempre aggiornato ogni volta che pubblicherò un video. Ciao, grazie!